Per oltre 60 anni l'Ilva di Taranto è stata uno dei pilastri della siderurgia italiana e uno dei maggiori impianti europei a ciclo integrale, producendo milioni di tonnellate di acciaio che hanno alimentato la crescita economica italiana. Ma accanto ai trionfi industriali, lo stabilimento ha visto nascere uno dei conflitti più intensi della storia repubblicana: il confronto tra il diritto al lavoro e quello alla salute. Negli anni 50 prende forma il progetto Italsider, concepito per creare un'acciaieria in grado di sostenere la rinascita di un paese che usciva dalla guerra con risorse limitate. Lo Stato interviene selezionando i siti più efficienti e convogliando investimenti strategici per far nascere un polo produttivo d'eccellenza. L'Italia mira a conquistare un ruolo di primo piano in Europa e i risultati non tardano. La produzione accelera e i prezzi dell'acciaio calano drasticamente, aprendo la strada all'esportazione e alla partecipazione alla neonata Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Nel 1959 Taranto viene scelta come sede del quarto e più grande polo siderurgico nazionale, nell'ambito del progetto Italsider, destinato a diventare negli anni successivi l'Ilva, il cui nome evoca l'isola d'Elba, storica fonte di ferro per gli altiforni ottocenteschi. La città accoglie il progetto con entusiasmo. Lavoro, stabilità e sviluppo sembrano finalmente a portata di mano. L'impianto, enorme e destinato a trasformare il territorio, viene visto non come un sacrificio, ma come una promessa di rinascita economica. L'inaugurazione ufficiale avviene il 10 aprile 1965 con il presidente Saragat e l'impatto sulla comunità è immediato. Le migrazioni verso il nord diminuiscono, la popolazione locale cresce e l'industria siderurgica vive anni di grande espansione. Lo stabilimento di Taranto entra a far parte del gruppo Italsider, che riunisce sotto un'unica gestione le principali acciaierie a partecipazione statale, comprese quelle di Cornigliano, mentre migliaia di agricoltori abbandonano i campi per entrare nelle fabbriche, portando reddito e sviluppo in una regione che fino a poco tempo prima era tra le più povere d'Italia. La città diventa simbolo della nuova Italia industriale, tanto che Papa Paolo VI decide di celebrare la messa di Natale del 1968 tra gli operai, segnando un evento storico senza precedenti. Nasce così un quartiere operaio a lui intitolato, un luogo che riflette le contraddizioni e le aspirazioni di un'intera comunità in trasformazione. Ma l'Ilva non è solo storia di progresso e lavoro. È anche la storia del conflitto con un diritto altrettanto fondamentale, quello alla salute. Nei quartieri popolari di Taranto, il vento, che normalmente porta sollievo lungo le coste, diventa nemico. Quando soffia forte, trascina con sé polveri e residui dell'acciaieria, depositandosi sulle case, sui panni stesi e contribuendo a un'esposizione cronica agli inquinanti atmosferici per la popolazione residente. Gli eucalipti che circondano gli impianti mostrano foglie rade e scolorite, un segno visibile dell'impatto dell'inquinamento. La popolazione scende in strada chiedendo di proteggere il quartiere Tamburi, il più vicino agli impianti. Il giornalista Antonio Cederna denuncia sul Corriere un colosso industriale a partecipazione statale, con un investimento pubblico di circa 2 miliardi di lire dell'epoca, non ha nemmeno pensato alle più elementari misure di protezione ambientale, né ha piantato un albero a difesa dei cittadini. Le proteste restano però inascoltate. Il desiderio di lavoro e la possibilità di uscire dalla povertà spazzano via qualsiasi preoccupazione sanitaria. All'inizio degli anni 70, sull'onda di un ottimismo apparentemente senza limiti, l'Ilva raddoppia le dimensioni del polo siderurgico. Gli occupanti tra addetti diretti e indotti arrivano a sfiorare le 40.000 unità, rendendo la siderurgia il principale motore occupazionale della città. La fabbrica si espande fino alle dimensioni mastodontiche che conosciamo oggi. Poi, come un fulmine a ciel sereno, arriva la crisi petrolifera. Il costo dell'energia esplode, la domanda dell'acciaio precipita. Tra il 1980 e il 1981 molte storiche acciaierie italiane chiudono.
L'Ilva, nonostante le perdite continue, sopravvive grazie al sostegno statale, ma questa protezione la rende presto poco competitiva in un mercato in caduta libera. Eppure, nel cuore di questa crisi, la fabbrica resta il centro pulsante della città. Persino il presidente della Repubblica Sandro Pertini visita Taranto e in un gesto simbolico si siede a mangiare cicorie nella mensa dell'Ilva tra gli operai che hanno costruito la modernità della città con il proprio lavoro. I 20 anni successivi all'Ilva saranno scanditi da preoccupazioni costanti. Conti in rosso, tensioni sindacali, l'ossessione di mantenere in piedi una risorsa strategica a qualsiasi costo. La salute dei cittadini continua a restare, però, sullo sfondo. Alla fine degli anni '80 il settore siderurgico mostra una lieve ripresa, ma Taranto resta una sfida aperta. Tagli, prepensionamenti e razionalizzazioni diventano strumenti necessari per tentare di riportare lo stabilimento su livelli competitivi. Gli anni 90 segnano la fine dell'era delle partecipazioni statali. La proprietà passa alla famiglia Riva, che introduce politiche di gestione del personale dure e relazioni sindacali rigide. Sull'ambiente l'approccio non cambia rispetto agli anni precedenti. Il messaggio è chiaro. Per molti la priorità è il lavoro e i danni ecologici sono un prezzo accettabile rispetto ai benefici economici. I Riva rimangono al timone per anni, fino a quando la storia dell'Ilva prende una svolta drammatica segnata da un oggetto improbabile: un pezzo di pecorino. Nel 2008 all'attivista e professore Alessandro Marescotti vengono lasciate fotografie di gregge al pascolo sotto le ciminiere e un pezzo di formaggio. L'allerta è immediata. Le analisi rivelano concentrazioni di diossine e PCB quasi 4 volte superiori ai limiti di legge. La Procura di Taranto avvia indagini che confermano ciò che molti temevano. Studi epidemiologici e indagini giudiziarie evidenziano un eccesso significativo di mortalità e un aumento marcato dell'incidenza di tumori e patologie respiratorie nelle aree più esposte alle emissioni industriali. Le malattie respiratorie e gastriche crescono vertiginosamente e anche i più giovani non sono risparmiati. Bambini e donne in gravidanza risultano esposti a rischi significativi. È l'inizio di un conflitto drammatico tra il diritto al lavoro e quello alla salute. Il 26 luglio 2012 la Procura dispone il sequestro dell'intera area a caldo, cuore pulsante dello stabilimento, e scattano i primi arresti, tra cui quelli di Emilio e Nicola Riva. L'accusa è grave. La gestione dell'Ilva ha continuato, con coscienza e volontà, attività inquinanti a fronte del profitto, ignorando le norme di sicurezza. All'epoca l'Italia è l'11° produttore mondiale di acciaio. Da sola l'Ilva fornisce circa 9 milioni di tonnellate l'anno, mentre il gruppo Riva produce oltre 17 milioni complessivamente. L'eccezionale rilevanza strategica dell'impianto rende le decisioni giudiziarie e politiche ancora più delicate. Nel frattempo la fabbrica non si ferma. Blocchi stradali, manifestazioni oceaniche e media nazionali diventano il teatro di un dramma che si consuma in diretta con Taranto al centro della scena. I processi si trascinano per anni, 9 anni solo per arrivare a un primo grado di giudizio, con 26 condanne tra dirigenti, manager e politici per associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale e omissioni dolose. Nonostante il sequestro, lo stabilimento ottiene lo status di impianto strategico e riprende a funzionare sotto commissari straordinari con l'impegno di non licenziare nessuno. Nel 2017 l'ingresso di ArcelorMittal, multinazionale siderurgica globale guidata dal magnate Lakshmi Mittal, sembra aprire una nuova fase. Promesse di capitali, investimenti e know-how tecnico. Ma il patto con lo Stato è fragile. Lo scudo penale necessario all'azienda per investire e gestire gli impianti non conformi viene cancellato dal governo Conte. ArcelorMittal si ritira, lasciando l'Ilva nuovamente in bilico. Da allora, tra battaglie legali, contenziosi e ritardi negli investimenti ambientali, Taranto resta intrappolata tra l'urgenza economica e la tutela della salute.
Oggi la produzione è ridotta, gli altiforni operano a regime minimo e il futuro del polo siderurgico appare incerto. La storia dell'Ilva non è quella di un impianto, ma è il racconto di un secolo, di scelte politiche, di compromessi e indecisioni con costi umani, economici e ambientali enormi. Una bomba a orologeria sanitaria e occupazionale che continua a segnare la vita della città senza che ancora si intraveda una soluzione definitiva. Oggi l'Ilva di Taranto non è più soltanto un'acciaieria. È il simbolo delle contraddizioni italiane, dove progresso industriale e devastazione ambientale, lavoro e salute convivono nello stesso spazio. Dalla sua nascita negli anni 50 fino ai colpi di scena degli ultimi anni, la fabbrica ha rappresentato la promessa di un riscatto economico per una città povera, l'orgoglio di un'Italia industriale, ma anche la testimonianza di quanto il prezzo del progresso possa pesare sugli uomini e sul territorio. Le generazioni di operai hanno costruito il futuro della città con le loro mani, tra altiforni e polveri sottili, tra sogni di stabilità e consapevolezza dei rischi che correvano. Ogni decisione politica, ogni investimento ritardato, ogni intervento mancato ha inciso sulla vita delle persone e sul destino di Taranto. Oggi gli altiforni funzionano a regime ridotto, la produzione è rallentata e la città continua a guardare con ansia al domani, consapevole che la scelta di produrre acciaio a ciclo integrale comporta sacrifici, ma rappresenta anche l'unico modo per mantenere una filiera industriale strategica per il paese. La storia dell'Ilva ci parla di responsabilità collettive, di limiti delle istituzioni e del conflitto eterno tra economia e salute. Ma è anche una storia di resilienza, di una comunità che non smette di lottare, che non accetta la rassegnazione e che continua a chiedere risposte. Taranto oggi è il simbolo di un bivio. Decidere se rinunciare a un pezzo fondamentale della sua identità industriale o affrontare finalmente le contraddizioni che l'hanno accompagnata per decenni. In fondo, la vicenda dell'Ilva ci ricorda che dietro ogni tonnellata d'acciaio ci sono vite, sogni e un destino da scrivere. E come ogni grande storia, quella di Taranto e della sua acciaieria è ancora in corso, sospesa tra la memoria del passato e le scelte decisive del futuro. Perché qui, più che altrove, il ferro è storia, la città è resistenza. E il tempo non ha ancora dato il suo verdetto finale.